Ciao a tutti! Finalmente sono arrivate! Ve le avevo preannunciate qualche settimana fa e le ho attese a lungo perché volevo mostrarvele in questa colorazione che secondo me è talmente bella da rivaleggiare con le OnePlus Buds 3 che abbiamo visto qui sul canale qualche mese fa e di cui vi lascerò il link alla fine di questo video. Sto parlando delle Huawei FreeBuds 6i, auricolari in-ear a bastoncino corto che promettono bassi potenti e fino a 35 ore di autonomia totale. Sono ormai uscite da qualche settimana e nel frattempo ho avuto modo di vedere le recensioni, se così vogliamo chiamarli, presenti in rete. Sempre di più mi convinco, e i feedback che ricevo da voi supportano questa mia convinzione, sempre più mi convinco del fatto che questi prodotti vengano trattati con troppa sufficienza dai soliti noti e che invece meritino il giusto tempo. In base a quanto offrono e a quanto i produttori investono, non si possono liquidare con pochi minuti di recensione, soprattutto perché con questi prodottini ci passiamo tanto tempo e in alcuni casi ancora di più che con uno smartphone, quindi per me sono meritevoli della giusta attenzione. Dopo questo pippone, come direbbe qualcuno, andiamo a vedere che cosa c'è nella confezione di queste Huawei FreeBuds 6i in colorazione purple. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, la guida rapida e la garanzia in diverse lingue tra cui anche l'italiano, e poi sempre in confezione troviamo un cavo di ricarica da circa 25 cm e questo oggi è già qualcosa di poco consueto visto che tanti produttori ormai evitano addirittura di aggiungerlo alla dotazione, e infine due ulteriori coppie di gommini, taglia S ed L, in tinta con la colorazione scelta e che hanno la particolarità di dividere le coppie in bustine separate. Scelta furba per noi e anche per l'ambiente, visto che la bustina è anche compostabile. La custodia è di 6,1 x 4,8 x 2,7 cm in materiale plastico che non trattiene le impronte. Questa colorazione viola perlaceo è particolare anche se con l'uso e con il tempo potrebbe graffiarsi di più delle colorazioni bianca e nera che sono più comuni. La custodia comunque pesa 34 grammi, quindi è molto leggera e le dimensioni abbastanza contenute consentono di portarla nella tasca dei jeans anche se un po' si avvertono. Nella parte frontale della custodia è impresso il logo Huawei e subito sotto troviamo il LED di notifica che cambia colore in base all'operazione che state eseguendo. Nella parte inferiore è poi presente la porta USB-C per la ricarica che però non è protetta da un contorno metallico. Qui nel tempo e a forza di inserire il cavo potreste verificare alcuni graffi se non fate particolare attenzione all'inserimento. Un po' nascosto a dire il vero nella parte laterale destra troviamo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Una posizione insolita ma è bene ci sia così da facilitarci questa procedura. La ricarica wireless non è purtroppo supportata, ma hanno il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione è ottima, la cerniera ha la dimensione corretta rispetto al corpo della custodia e quindi non genera movimenti strani o scricchiolii e anche le rifiniture sono molto buone. All'interno le plastiche sono opache tranne gli spazi inferiori e superiori dedicati agli auricolari che invece sono lucidi. Questi guardano verso l'esterno e anche se l'estrazione è molto semplice, come abbiamo visto l'ampio spazio a disposizione anche per chi ha le dita grandi, fatemi dire, per portarli all'orecchio però bisognerà comunque fare una rotazione tra le dita in questo modo. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto e di questa tipologia ne abbiamo viste un'infinità qui sul canale. Queste FreeBuds 6i sono state ingegnerizzate bene da Huawei e sono un prodotto completo. Implementano infatti l'ANC dinamico, che testeremo più tardi per capire quali prestazioni offre, hanno il sensore di prossimità ad infrarossi che mette in pausa o riprende la traccia audio automaticamente e infine, proprio per merito dell'ANC, implementano 6 microfoni, 3 per auricolare che sono posti in questo modo. Il primo nei pressi dell'ugello e che viene nascosto dal gommino, il secondo nella parte alta del bastoncino in prossimità di quest'area di colore nero e il terzo al fondo del bastoncino dove è presente quest'ansa che protegge il microfono anche dal vento. Tutto l'auricolare, come ormai avrete capito, è in materiale plastico lucido e ha due protezioni contro polvere e sporco. La prima è la solita, la consueta retina metallica nell'ugello, mentre l'altra, la seconda protezione, è quella offerta direttamente dal gommino. Nella parte alta del bastoncino, subito sopra la scritta Huawei, è collocata l'area per i comandi touch di buona dimensione
e anche se è priva di tacche è di facile accessibilità e i comandi prendono subito il primo colpo. Infine la capsula, che ha la classica forma a goccia, anche se qui un po' più cicciotta del solito, che è accompagnata da un ampio spazio tra di essa e il bastoncino. Proprio lo spazio a disposizione tra la capsula e il bastoncino fa sì che il comfort generale sia buono, anche se gli auricolari si muovono un po' e non rimangono saldamente ancorati. Anche se con i loro 5,4 grammi non sono un peso piuma, comunque non affaticano l'orecchio e possono essere mantenute in posizione anche per diverse ore. Ho avuto modo di utilizzarle in spiaggia e con il caldo di questi giorni e ho però notato un leggero riscaldamento dell'orecchio interno dopo qualche ora di ascolto dovuto non al fatto di averle indosso, quanto proprio ad un riscaldamento della capsula auricolare. Ecco, credo che questo sia stato determinato appunto dalle alte temperature, che è un aspetto che però devo segnalarvi, anche se non ha causato problemi o malfunzionamenti, anzi, tutte le opzioni si sono sempre svolte regolarmente. Essendo in-ear, ovviamente occludono il grado di isolamento passivo e medio, ma c'è da segnalare che il tap sull'area touch risulta piuttosto delicato e non genera ulteriore pressione nel canale auricolare. L'applicazione è la Huawei AI Life, che consente di gestire tutti i dispositivi Huawei. Terminata la procedura di accoppiamento, possiamo notare che l'applicazione mostra la percentuale di entrambi gli auricolari e della custodia anche quando gli auricolari sono all'esterno della custodia stessa. Nella pagina principale sono a portata di dito tutte le funzioni che questi auricolari mettono a disposizione, come la gestione dell'ANC, dove è possibile scegliere tra la modalità trasparenza, qui chiamata modalità Aware, la modalità disattiva, quindi con ANC spento, e infine la modalità cancellazione del rumore, dove, una volta selezionata, è anche possibile scegliere la tipologia tra dinamico, comodo, generale e ultra. Le tipologie interessanti sono la prima, dinamico, nella quale gli algoritmi implementati decidono autonomamente il grado di riduzione in base al rumore circostante, al canale uditivo, eccetera, e la tipologia ultra, che è invece indicata per luoghi particolarmente rumorosi, pensiamo per esempio ad un viaggio in aereo. Scorrendo verso il basso abbiamo poi la possibilità di equalizzare il suono per mezzo di 6 modalità predefinite, ma possiamo crearne di personalizzate tramite il pulsante più in alto a destra. Tornando alla home abbiamo poi la possibilità di eseguire un test dei gommini, che vi consiglio caldamente di fare, la possibilità di cercare gli auricolari se li avete persi di vista e impostazioni di carattere generali quali l'attivazione del sensore di prossimità o la modalità gioco a bassa latenza e infine la ricerca di nuovi aggiornamenti. Venendo ai controlli touch invece vi confermo quanto detto poco fa, ovvero che l'area touch è tarata molto bene e i comandi vengono recepiti subito senza particolari problemi. Non è disponibile nemmeno abilitandolo volontariamente il tocco singolo, pertanto le azioni che abbiamo a disposizione sono 4. Il doppio tocco, che è impostato su entrambi gli auricolari sul play e pausa e che può essere modificato con la gestione delle tracce o l'attivazione dell'assistente vocale, il tocco triplo, che è impostato per muoversi alla traccia successiva e che può essere solo disattivato, il tocco prolungato, che è impostato per la gestione dell'ANC e si muove su tutte e 3 le opzioni a disposizione, quindi on, off e trasparenza, e infine l'azione di scorrimento verso l'alto e il basso che regola il volume. Come abbiamo visto, una configurazione iniziale che avrei leggermente modificato per alcuni aspetti, ma che comunque ci mette a disposizione i comandi che servono. Sono certificate iRes Audio Wireless e pertanto, oltre ai canonici codec AAC ed SBC, mettono a disposizione anche i codec LDAC e L2HC 2.0, che è un codec ad alta definizione proprietario di Huawei e che quindi è supportato solo dagli smartphone del produttore. Con il driver da 11 mm offrono un suono equilibrato, caldo, che è sempre piacevole da ascoltare, con una predilezione per la fascia media e bassa, che però risulta sempre equilibrata e mai troppo accentuata. Pensiamo ai bassi, per esempio, sono sempre godibili, ma mai troppo persistenti, e gli alti o le voci, sia maschili che femminili, sono sempre calde e mai troppo affilate. In sostanza, queste Huawei FreeBuds 6i prediligono un comfort equilibrato per un ascolto diciamo tuttofare, passatemi l'espressione, rispetto a qualcosa di più sbilanciato verso uno specifico genere musicale. Possiamo poi modificare leggermente il carattere del suono tramite l'applicazione, che ci consente di scegliere tra un potenziamento dei bassi, degli alti, un potenziamento vocale e 2 impostazioni un po' meno definite.
Oppure possiamo anche creare equalizzazioni personalizzate, ma questi apportano solo piccole modifiche al suono, che rimarrà comunque sempre fedele all'impronta che Huawei ha deciso di dare. Anche la calibrazione del volume è corretta, all'80% si fanno sentire e al volume massimo, che non è altissimo, non si notano evidenti distorsioni. Se le avete con voi e volete capire meglio come suonano, vi consiglio l'ascolto di La Storia dall'album Work in Progress di Dalla De Gregori. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate oppure datemi suggerimenti su alcuni brani da ascoltare. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. La cancellazione attiva del rumore è di soli 27 decibel, ma la frequenza di campionamento è molto ampia, fino a 5000 Hz. Come abbiamo sentito, fanno un ottimo lavoro. Certo, non riescono a filtrare tutti i rumori più forti, ma che comunque rimangono udibili, ma la nostra voce risulterà sempre chiara all'interlocutore. Avendo avuto modo di provarli anche in aereo, vi posso garantire che i rumori esterni vengono attenuati molto bene. Huawei dichiara 8 ore di ascolto continuo con il codec AC e il volume impostato al 50%. Dai miei test risulta una durata massima di poco superiore alle 7 ore con il volume impostato all'80% e sempre il codec AC. Considerate che perdono il 10% ogni 45 minuti circa. Se utilizziamo il codec LDAC è lecito attendersi prestazioni inferiori di circa 1 ora e mezza, attestandosi così verso le 5 ore. Stesse ore che si ottengono se abilitiamo la ANC. La batteria è inclusa nella confezione di 150 mAh e garantisce ulteriori 4 ricariche per un totale dichiarato di 35 ore con ANC spento e 20 ore con ANC attivo. In questo modo riescono a soddisfare le necessità di una giornata intera senza particolari problemi. Non sono però dotate di ricarica wireless, ma hanno invece la ricarica rapida parziale che con 10 minuti offre fino a 4 ore di riproduzione. Insomma, anche in questo caso abbiamo capito come le prestazioni della batteria e le tecnologie collegate ad essa siano un punto notevole a favore che ci fa stare tranquilli se abbiamo la necessità di utilizzarle per lunghi periodi. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Finalmente sono arrivate e vi ho potuto raccontare queste FreeBuds 6i che a mio parere erano l'anello mancante nella gamma audio Huawei, visto che la generazione precedente, le 5i, non offrivano le stesse caratteristiche. Difatti, se andiamo a vedere la gamma Huawei, ci sono prodotti top di gamma, ci sono prodotti da design particolare e alcuni di fascia bassa. Mancava una gamma media ben fatta e con questo prodotto direi che Huawei ha fatto centro. Sono però delle best buy, come ho visto indicare in altre recensioni online? Nì, nel senso che in questa fascia vanno a scontrarsi con altri prodotti di pari caratteristiche, penso per esempio alle Nothing o alle OnePlus, che abbiamo già visto qui sul canale. Ecco, se siete alla ricerca di un paio di auricolari tuttofare, con più che buone prestazioni e con una batteria che dura il giusto, potete prenderle in considerazione perché non vi deluderanno, ma considerate che oggi avete un ampio ventaglio di prodotti tra cui scegliere. Ad ogni modo, dal punto di vista delle specifiche tecniche sono molto complete. Hanno infatti l'ANC, il sensore di prossimità, sono certificate ARS audio wireless e supportano quindi codec a più alto bitrate. Insomma, gli manca solo la ricarica wireless, mentre invece quella rapida parziale è inclusa. Infine, sono multipoint e certificate anche IP54, così che potete utilizzarle senza problemi anche sotto la pioggia. Insomma, come avrete capito, sono un prodotto che se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari vi consiglio, senza problemi, ma che ha diversi concorrenti per cui la scelta dipende da altri fattori e non dalle pure prestazioni e caratteristiche che sono equivalenti con i prodotti di cui sopra. Di listino vengono suggerite a 99 euro, ma sono in sconto di 10 euro e si possono quindi portare a casa per 89. Come sempre vi lascio il mio link affiliato in descrizione e vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram dove potrete trovare i prodotti recensiti a circa la metà del prezzo di listino. Questi auricolari però non ci saranno perché sono già stati prenotati da mia moglie per via del colore. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine.
Come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta e mentre pensate a quali auricolari acquistare, mettete un like e iscrivetevi al canale per far crescere la community e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto nuovissimo di CMF, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!